Sono Massimo Spigaroli, qualcuno mi conosce già, bentornati all'Antica Corte Pallavicina. Oggi faremo una lasagna vegetale che guarda al futuro. Penso che mai come in questi anni sia tornata di moda la cucina vegetariana, si parla di cucina vegana. Pensate che la cucina contadina è sempre stata molto vegetale. Primo perché non costava tanto, secondo perché in certi periodi c'era un'abbondanza incredibile di prodotti. Il periodo diciamo che è quello buono perché abbiamo pomodori, abbiamo melanzane, abbiamo zucchine e in più abbiamo il calore, no? Il calore che scalda la terra, e questo vuol dire che se abbiamo dell'acqua possiamo avere tante anche quantità di queste verdure. Ecco, qui è proprio un esempio di come si fa l'orto. La cosa importante da vedere è che comunque nel nostro orto c'è l'erba, quindi vuol dire che non usiamo antiparasitari, ma soprattutto che non usiamo diserbi. Il diserbo è fatto a mano, purtroppo costa fatica, ma almeno uno capisce quanto è importante il valore della terra e quanto è importante mantenerla come l'abbiamo sempre mantenuta, come l'abbiamo ereditata. Oggi parliamo del mio orto, parliamo di vegetali, parliamo di quello che ho continuato a fare fin da bambino. Pensate che da bambino sono stato allevato proprio come un piccolo uomo di campagna. Mi avevano concesso fin da bambino un piccolo orticello, proprio piccolino, dove mettevo tutte le mie verdure, e da lì ho imparato la stagione delle verdure, ma soprattutto il profumo dell'ambiente. Quando tu entri in un orto, quando tu entri e vai in mezzo alle verdure, devi sentire il profumo di quella verdura. E qui vedi già il cetriolo che inizia il suo percorso. Qui abbiamo due tipi di zucchine, quella verde, tutta verde, che è proprio con la pelle più sottile, un po' più raffinata, un po' più gentile. Poi invece abbiamo un altro tipo, quello verde chiaro rigato, che comunque hanno una pelle un po' più dura, un po' più coriacea. E poi ci sono questi fiori, vedi? Questi che sono i maschi. Ecco, questi invece sono i pomodori, sono diversi tipi. Questo qui è il perino. Guarda che meraviglia. C'è anche un sistema per raccogliere le verdure perché non vanno danneggiate. Vedi, questa è la mia terra, è una garanzia, no? Cioè alla fine la mia terra io ce l'ho sempre sotto i piedi, ce l'ho sulla mia verdura, ce l'ho un po' sulla macchina, un po' sulle scarpe, e devo dire che secondo me questo è il cuore, e senza conoscere la tua terra non puoi fare certe cose. La terra è cultura, l'orto è cultura, ma io da solo potrei fare poco. Questi sono ragazzi che lavorano nell'orto, ma soprattutto che fanno fatica. La compensazione poi arriva dalla qualità del lavoro, dalla qualità dei prodotti. Questo è oro, senti che profumo. Mamma mia. Quindi vai nell'orto e ti ispiri. Ti ispiri per fare, diciamo, la tua cucina, per dare i tuoi sapori, ma soprattutto per rimanere con i piedi per terra, con le verdure che ci sono in quel momento, quindi per essere al pieno dentro la tua stagionalità. Buonissimo. Ecco, queste sono le rape rosse, queste sono un po' più grosse perché erano in serra e sono pronte. Quindi le nostre verdure sono ancora nella terra, ormai ci sono serre super importanti dove tutto viene fatto con una soluzione di acqua acida, dove comunque le verdure non vedono il sole, sentono solo il calore, ma soprattutto non hanno le radici nella terra. Ho pensato a questa lasagnetta di ortaggi con un ragù d'orto, quindi completamente vegetale, dove ho cercato di inserire una parte che esce dal nostro cuore, dal nostro formaggio, che è questo tosone. La ricetta è già stata pubblicata in questo libro importante di Italia Squisita, ma soprattutto è un onore essere con tanti altri colleghi che comunque tutti loro hanno inventato qualcosa pensando al vegetale. Questo piatto per me è veramente eccezionale perché sento tutto il mio lavoro, sento la mia tradizione, sento il profumo delle mie verdure, ma soprattutto è bello da vedere e buono da mangiare. E cosa c'è di meglio per uno chef?
Ma il nostro è un gioco di squadra, dove io posso essere un bravo allenatore e oggi sarà Lorenzo, che è il mio secondo, che vi preparerà questa ricetta. Ragazzi che stanno lavorando nei più bei ristoranti a livello internazionale, che sono stati qui da me, che la sera scrivono, ci confrontiamo e alla fine a volte dico mamma mia non riesco mai a dormire e poi dopo dico però adesso dormo contento perché comunque mi sono confrontato con loro. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Chierici, ben ritrovati nelle cucine dell'antica Corte Pallavicina. Oggi andremo a realizzare una ricetta a noi molto cara, la lasagna vegetale. Quindi inizieremo a preparare le puree dei vari ortaggi che utilizzeremo per ottenere le sfoglie, quindi le varie paste fresche. Per prima cosa iniziamo con le carote perché avranno una cottura un po' particolare, la cottura in creta. Una ricetta storica della famiglia Spigheroli, quindi è una sorta di argilla che otterremo con terra che andiamo a raccogliere qua fuori, farina, acqua e una punta di albume. Andiamo a impastare il tutto e otterremo questo impasto morbido che andremo tra poco a stendere, nel quale racchiuderemo all'interno le nostre carote. La particolarità di questa cottura appunto è di riuscire ad intrappolare tutti i profumi di queste carote. Dopodiché andiamo quindi a tirare la nostra argilla, la nostra creta. Tiriamo a mano, classica, è abbastanza morbida, ci aiutiamo con della farina e della carta forno. Andremo quindi a salarle leggermente, un accenno, ma giusto un accenno di timo e maggiorana e un filo d'olio. Andiamo ad ottenere il nostro pacchettino ben sigillato. Trasferiamo su una placchetta e andremo a cuocerlo in forno a 200 gradi per circa 40 minuti. Siamo passati alla preparazione della seconda purea, andiamo a pelare quindi da crude le nostre rape, la tagliamo a cubotti regolari abbastanza grossolani e le faremo cuocere. Adesso andiamo a salare l'acqua, lasciandole sobbollire, quindi cuocere per circa 15-20 minuti. Passiamo alla preparazione della terza ed ultima purea. Andrò quindi a pulire le nostre bellissime zucchine. Utilizzerò solo la parte esterna, quindi solo la parte verde. Vado a stagliuzzare anche i cuori della nostra zucchina, questa invece sarà una salsa di accompagnamento e non andrà all'interno degli impasti, ma verrà utilizzata appunto come side del piatto. Dopo aver rimosso i gambi al nostro prezzemolo, andremo quindi in cottura. Vado a calare le nostre parti verdi della zucchina in acqua bollente salata, facciamo cuocere per qualche istante ed andremo successivamente ad aggiungere anche il prezzemolo direttamente nella stessa pentola. E andremo a scolare. Senza andare a sciacquarli in acqua e ghiaccio come si fa solitamente, ma andrò in abbattitore in modo tale che il sapore rimanga ben concentrato e non andremo a sciacquare i nostri ortaggi. Andiamo ad ottenere quindi la salsa d'accompagnamento alla nostra lasagnetta, dal bianco della zucchina, il cuore delle zucchine. Andremo quindi a pulire anche i suoi fiori. Andiamo quindi in un tegame di rame a sciogliere una nocetta di burro
Noi utilizziamo solo burro di vacche rosse, aggiungo anche uno spicchietto d'aglio schiacciato solo per dare un po' di profumo. Faccio prendere calore un attimo al nostro burro e poi caliamo il bianco della zucchina. Qui abbiamo bisogno di una cottura molto dolce, molto lenta, perché la zucchina deve insaporirsi, il burro inizierà leggermente a nocciolare, ci vorranno almeno 15-20 minuti. Dopo aver frullato la nostra rapa rossa la stiamo quindi passando. Come si può notare abbiamo un rosso molto intenso, quindi adesso lasciamo raffreddare. Il forno mi sta chiamando, sono pronte le nostre carote. Eccoci qua con la nostra creta, come vi dicevo la creta è diventata bella croccante. Adesso andiamo quindi ad aprirla molto delicatamente, andiamo dentro con un coltellino. Ecco le nostre carote che si sono ben insaporite appunto nella cottura della creta, mantengono ancora leggermente la loro consistenza, non sono spappolate, sono giuste per essere appunto frullate, le setaccerò e poi avremo la nostra seconda purea per il secondo impasto. Come possiamo notare ormai la nostra zucchina è quasi sfaldata, come vi dicevo ho iniziato anche leggermente a dorare. Andiamo ad aggiungere i nostri fiori. Pochi istanti di cottura perché i fiori appasseranno veramente in pochissimo tempo. L'aglio ha già donato i suoi profumi, quindi si può togliere. Eccoci qua, andrò a creare l'ultima salsa, in questo caso non farà parte degli impasti, ma sarà la salsa d'accompagnamento attorno alla nostra lasagnetta. Se viene utilizzata subito si può mantenere calda a bordo stufa, altrimenti la si abbatte e poi la si riscalda al momento del servizio. Ultimata anche la terza purea quella verde di zucchine. L'abbiamo emulsionata, filo d'olio evo, un pizzico di sale. Manteniamo quindi, come vi dicevo, un bel colore verde appunto perché abbiamo bloccato subito la cottura. Proseguiamo con un'altra preparazione importante di questo piatto, la besciamella classica che otterremo quindi mettendo a scaldare il nostro latte. Andiamo quindi a sciogliere il burro in un tegame e scendiamo subito con tutta la farina. Lasciamo cuocere qualche istante e possiamo calare subito il nostro latte. Intanto che si scalda andiamo ad aggiungere la classica noce moscata grattugiata fresca, immancabile nella besciamella, e una presa di sale. Siamo arrivati a cottura della nostra besciamella, l'abbiamo lasciata volutamente più morbida, comunque cotta, come si può vedere è bella cotta. Andiamo ad aggiungere il tosone, la rifilatura della produzione di parmigiano, rimane morbido ma inizia già ad avere un bel sapore di formaggio molto piacevole, andrà ad arricchire e quindi a rendere più spessa e saporita la nostra besciamella. Consistenza perfetta. Il prossimo passaggio per l'esecuzione della nostra ricetta sarà la preparazione del ragù d'orto. Andremo ad effettuare un taglio preciso, uniforme, una cubettatura di circa 3 mm, massimo mezzo centimetro. Io parto dai cipollotti, da questa parte invece abbiamo i peperoni. I peperoni li sta facendo il nostro Francesco, possiamo dire che dopo un anno di collaborazione con noi è diventato parte integrante, una colonna portante della nostra brigata.
Una volta tagliato il cipollotto abbiamo tagliato anche i peperoni. Io sto procedendo con la zucchina, in questo caso la zucchina verde chiaro. Francesco ora può continuare con le melanzane. Prime melanzane della stagione, piccoline, belle sode. Andremo a pelarle, in questo caso la buccia non ci servirà. Andiamo anche ad aggiungere una piccola parte anche di pomodoro. Diverse tipologie, tutti i pomodori sempre della nostra azienda agricola si possono vedere perché non sono perfetti, ma è quello che piace a noi, appunto perché andiamo a lavorare sul naturale. Quindi dopo il taglio delle nostre melanzane e pomodori andiamo a tagliare le carote, quindi Francesco se ne occuperà e io termino con la patata viola. Il taglio delle verdure l'abbiamo effettuato, andremo quindi a spadellarle giusto con un filo d'olio. Una piccola accortezza, però molto importante, è la sequenza della cottura. Inizieremo con le cipolle ovviamente perché andranno a perdere il gusto di crudo e l'acido. Andremo subito ad aggiungere anche le patate che hanno un tempo di cottura leggermente più lungo. Proseguiamo poi con peperoni e carote. A seguire la melanzana ed infine le zucchine. Giusto all'ultimo una saltata veloce il nostro pomodoro, profumandolo con qualche foglia di basilico fresco. Uno dei motivi fondamentali di cuocere le verdure in sequenza è appunto per valorizzarne sapore. Ogni verdura ha la sua cottura, ma soprattutto anche la sua consistenza. Il nostro ragù di ortaggi è pronto, tutte le verdure sono cotte giuste. La cosa bella è che mantengono la loro forma, non si sono spappolate ma sono ben cotte. Adesso procediamo con le nostre sfoglie di pasta fresca, otteniamo quindi i vari impasti. Quello che andrò a fare adesso è, ovviamente dopo aver ottenuto la nostra classica fontanella, aggiungiamo quindi la purea di rapa rossa, aggiungiamo un uovo intero ed un tuorlo. Piccola presa di sale. E iniziamo a mescolare. Andiamo man mano ad incorporare poco alla volta la nostra farina. Continuiamo fino a che iniziamo a ottenere un composto consistente. Ora sto mostrando l'impasto della rapa rossa. Ovviamente stesso procedimento, stesse dosi e stessa sequenza anche per tutti gli altri. Quello verde, quello arancione di carota. Una volta che abbiamo incorporato quasi tutta la farina, possiamo iniziare andando a mano. La nostra pasta è quasi giunta alla consistenza desiderata, come si può vedere inizia ad avere un colore omogeneo, una bella elasticità e allo stesso tempo una bella consistenza. Come tutte le paste fresche, anche questa necessita di un riposo, almeno mezz'ora in frigorifero. Noi siamo soliti farla riposare tutta notte in modo tale da perdere tutta la tenacità e lo stress che gli abbiamo donato ovviamente impastando a mano, per poi avere una bella pasta liscia e setosa. Abbiamo ottenuto quindi i vari impasti. Andiamo a tirare la pasta abbastanza sottile, ma non troppo. All'incirca 1 millimetro di spessore può andare bene. Con un coppapasta classico andiamo ad ottenere i nostri dischetti. Proseguiamo con l'impasto verde, con la nostra pasta verde ottenuta da zucchine e prezzemolo.
infine tiriamo la pasta gialla, ottenendo sempre gli stessi dischi. Ed eccoci qua, abbiamo quindi ottenuto i nostri dischetti colorati, andrò a cuocerli in acqua bollente salata per pochi minuti, 1 minuto e mezzo, essendo pasta fresca dovrebbe essere sufficiente. Caliamo quindi per scala cromatica, partiamo dai più chiari, quindi quelli gialli, passiamo poi a quelli verdi ed infine quelli rosa. Li asciughiamo leggermente su una placchetta con carta assorbente. Passiamo all'impiattamento, quindi all'assemblaggio della nostra lasagnetta. Andremo anche a guarnirla con delle erbette leggermente ripassate in padella, un filo d'olio e un pizzico di sale, molto naturali, daranno colore anche in leggera masticazione. Sono delle sorte di biete un pochettino più morbide. Assembliamo la nostra lasagnetta direttamente sul piatto. Andiamo per cromia. Iniziamo quindi con la sfoglia di pasta, la nostra besciamella e un po' del nostro ragù. Continuiamo con la sfoglia gialla. La stiamo impiattando un po' a ventaglio in modo tale che possiamo valorizzare così anche tutti i colori che abbiamo ottenuto dalla nostra pasta, che si possa vedere anche bene il ripieno. L'ultima sfoglia gialla andrò leggermente a dorarla in salamandra, sempre con un velo leggero della nostra besciamella, e andremo ad aggiungere anche un po' di tosone fresco. Andiamo in salamandra con l'ultimo strato a dorare e a ricordare proprio la crosta della lasagna, come vuole la parte superiore della lasagna, leggermente abbrustolita. Questa è la nostra salsa di bianco di zucchine e il fiore della zucchina, infatti tende leggermente al giallognolo, e quello che sto aggiungendo a strati è un olio alle erbe con tutte le erbe del nostro giardino. Giochiamo con le nostre erbettine leggermente scottate ed infine è molto importante in questo piatto donargli ancora un pochettino di freschezza. Quindi andiamo a giocare con delle foglie di timo, dei germoglietti, anche di maggiorana. Eccoci con la nostra lasagnetta di ortaggi con un ragù d'orto, salsa di bianco di zucchine, fiore di zucchine e tosone. Siamo arrivati alla fine, quindi un grande saluto a tutti gli amici di Taglia Squisita, soprattutto questo grande onore di poter raccontare davanti alle telecamere quello che facciamo. Io rimango qui, vi aspetto nella mia terra per raccontarvela, perché quella esce dal cuore. Ho cercato di non commuovermi, anche se ci sono andato vicino qualche volta, forse non ve ne siete accorti, perché io quando parlo della mia famiglia, del mio passato, delle cose che ho dentro, alla fine mi commuovo e sono così. Grazie a tutti, alla prossima.